Abruzzo, siamo a Torrevecchia Teatina, al Museo della Lettera d'Amore. Approfittiamo di questo posto per farci raccontare da Mimmo Sarchiapone, il nostro caro amico, una bellissima storia d'amore. Allora, io diciamo, per poter raccontare questa storia bisogna andare un pochino indietro, esattamente a quando io a Bologna sono rimasto vedovo. Ecco, diciamo, ho avuto un matrimonio straordinario e nel 91 purtroppo con un tumore mia moglie Lalla se n'è andata. Io, insomma, parliamo del 91, quindi insomma non ero giovane ma neanche tanto vecchio, per cui normalmente io dico dopo non ho fatto il frate, insomma, per intenderci. Quindi, e naturalmente ho avuto, soprattutto perché a Bologna oltretutto era nel giro alla grande nel mondo dell'arte e via dicendo, quindi l'opportunità di conoscere e frequentare era abbastanza facile in sostanza. Ecco. Solo che io ogni volta che avevo un inizio o un incontro lo vedevo sempre con l'ottica di poter proseguire quel rapporto, cioè, mi spiego. Quando non si va d'accordo con una persona si dice senti ci lasciamo, rimaniamo amici eccetera, però quando una persona cara, la moglie che ti va via per un destino, resta un qualche cosa di strappato che si sente dentro la necessità di poterlo ricostruire, e quindi ogni incontro che facevo lo iniziavo sempre con quell'ottica. Solo che a quell'età, insomma, parliamo del 91, quindi avevo già insomma, era sulla sessantina, quindi naturalmente gli incontri che si facevano a quell'età sicuramente non erano le ragazze come si può fare quando si è giovane, persone con le quali poi ci si accorgeva che era difficile poter costruire quel progetto di continuare quella vita che era stata strappata da un destino, e quindi mollavo. E così stavo facendo. Di questi incontri ce ne sono stati, solo che io li stoppavo tutte le volte che mi accorgevo che non era possibile fare una ricostruzione come io desideravo, perché c'erano dei figli o c'erano ancora dei mariti in giro, perché erano tutte donne in sostanza o divorziate eccetera, quindi con problemi, e quindi decidevo di stoppare, e sono andato avanti in questa maniera. Tornando a Pescara, quindi nel 95, anche qui ho avuto una storia abbastanza lunga, però anche questa molto difficoltosa e molto, come posso dire, difficile da portare avanti. Tanto che alla fine ho deciso che dovevo stoppare anche quella, e a quel punto lì ho preso la decisione. Ho detto andate a quel paese tutte, perché mi sono rotto le scatole, e quindi una decisione che in sostanza molto sentita, però avevo un problema naturalmente, un problema che era la solitudine, non tanto durante il giorno, perché il giorno ero molto occupato, perché la mattina uscivo da casa, andavo allo studio, poi mi arrangiavo a mangiare da qualche parte, poi tornavo allo studio e quindi si faceva sera, e la notte era terribile perché insomma sole, quindi nel frattempo si creò l'opportunità di fare una mostra a San Vito, una mostra sui trabocchi della Costa d'Annunziana, e quindi stiamo parlando del mese di agosto. Una mattina io, come al solito, dovendo andare a San Vito alla mostra, quindi perché io andavo lì, stavo lì, poi ne avevo contemporaneamente avevo un'altra a Goriano Sicoli, quindi da lì poi la sera mi portavo a Goriano, dormivo lì, tornavo a casa il giorno dopo. Quindi la mattina esco di casa, scendo, è il 1° agosto, un caldo terribile, una giornata, e davanti a casa, tu ci sei stato, c'è un piazzale con parcheggio e via dicendo, e io avevo la macchina parcheggiata lì, a fianco alla mia macchina c'era un appunto con gli sportelli aperti, con una signora vicino. Allora io naturalmente avvicino alla macchina mia e lo dico scusi, se le solite cose, eccetera. Dice, se questo caldo sto aspettando una mia amica che abita qui nella stessa palazzina, che poi diciamo abitava lì, ma io naturalmente con la vita che facevo non è che conoscesse tante le persone del vicinato.
E quindi questo era saputo che era in sostanza una signora che aveva fatto quasi da mamma a quella che poi è diventata mia moglie, e che poi dirò come è diventata mia moglie. E quindi stava lì aspettando di niente, io arrivo a San Vito che c'è una mostra, sa, questi soliti discorsetti che possono nascere, e aspetti che c'è un catalogo, le do un catalogo e le ho dato il catalogo. Allora mentre lei stava guardando questo catalogo arriva questa signora, questa sua amica che l'aveva vista bambina addirittura, quindi, che lei veniva a prendere il sabato, la portava a fare la spesa, la portava poi a casa, perché lei lavorava come segretaria in un studio medico, quindi il sabato si dedicava a questa cosa, ma aveva un rapporto quasi come una figliola, perché era molto amica della sua mamma che era morta, eccetera. Quindi, bene, in quella maniera, mentre lei stava guardando questo catalogo, arriva la signora e guardando mi fa: ma scusi, ma Memena che vi è voi? Memena, dico, Memena è mia sorella. Oddio, dice, ma che siete, il figlio di Eleonora, la sarta? Dico sì, Madonna, dice, ci conoscevamo da quando, insomma, da quando abitavamo a Piazza Duca degli Abruzzi, che eravamo vicini di casa, eccetera. Niente, diciamo che in questo frattempo è maturata l'idea di dire, se vi fa piacere, prima che la mostra chiude, vi vengo a prendere, andiamo a San Vito, ci mangiamo una fritturina e vedete la mia mostra più che io. Subito dopo io avevo quella mostra a cui ho accennato, a Goriano Sicoli, e naturalmente lì dormivo. E la mattina, quando è capitato più di una volta che andavo su, la mattina quando mi svegliavo, aveva un messaggino: come hai dormito? Hai dormito solo? E allora ho cominciato un pochino io, perché capirai, io avevo deciso proprio di chiudere, perché mi ero, insomma, queste delicatezze, ecco, questi modi qua hanno un po' intrigato, però ma non a Ferragosto mi invitano, se ti fa piacere, a Ferragosto se sei solo puoi venire da noi a mangiare, e andai lì appunto a Ferragosto. Però in questo frattempo le battute che facevo, dico, guarda, però se non ci si sposa non si comincia neanche, e lei in sostanza dice, sì, ma dico, guarda, non me l'ha mai chiesto nessuno. Insomma, erano tutte battute che mi facevano un po', non mi convincevano, va bene, quindi io fra l'altro con il passato avevo sempre un po' di remore. Beh, fatto sta che finito il pranzo, a un certo punto io dico, senti, vogliamo fare una cosa, stasera potremmo andare a mangiarci una pizza su a Montesilvano, che c'è quel belvedere che dà su tutta la vallata del Tavo, eccetera. Dico, e facciamo una chiacchierata veramente su questa cosa che va bene, stasera, e naturalmente come si fa nel momento che ci si saluta, ci si avvicina così per baciarsi, e ci troviamo che ci baciamo in maniera vera, in sostanza. Beh, la sera del Ferragosto la pizza non l'abbiamo mangiata, perché le 2 ore che siamo stati lì attaccati a quella ringhiera abbiamo fatto un lungo discorso, un discorso straordinario, bellissimo, per cui verso la fine dice: io vado in pensione a fine novembre, e il primo sabato è il 5 di dicembre. Se tu sei d'accordo, il 5 dicembre ci possiamo sposare, mi disse. A questo punto qui, io dico, allora sta facendo. La mattina dopo io sono andato in comune a chiedere notizie, che cosa ci voleva per questo matrimonio, e via dicendo. Niente, fatto sta, carissimo amico mio, che il 5 di dicembre noi eravamo davanti a Lino Ruggero, che era il vice sindaco di Montesilvano all'epoca, e che ci ha sposati. E allora io dico che evidentemente quello, siccome mi piace come pensiero che è mio, io ho una moglie e un figlio che ho perso, che aveva 20 anni. Io dico, perché mi fa piacere, perché dico sicuramente è così, e quindi anche se la cosa è un po'
incredibile. Io dico che questi due, vedendo appunto che stavo vivendo una vita molto difficile, avranno sicuramente detto: gli vogliamo dare una mano a sto povero Cristo. E quindi penso che, perché pensa, e quindi qui vorrei concludere con questo, che Anna, perché si chiama così, dopo qualche mese mi disse che io, naturalmente Lalla, la moglie ce l'avevo a Bologna, al cimitero, quindi, e allora mi disse: senti, ti posso dire una cosa, perché non riportiamo Lalla qui a Montesilvano? E questo non lo so come potrei, non so come potrei, per me vedo che lei c'ha tante cose, perché viveva con la mamma Lalla quando ci siamo sposati, ed eravamo già avanti con gli anni, viveva con la mamma lei, segretaria di un'azienda Lalla, segretaria di una... insomma, farò ridere forse, non lo so, però io, siccome mi piace questo pensiero, allora io dico che questa cosa qui mi è venuta sicuramente da lì, e sto vivendo veramente questi anni, ormai sono, adesso il 5 di dicembre sono 9 anni, quindi, ed è la mia, diciamo, il mio angelo. Quindi.